La zuppa con zucche e lenticchie è davvero buona. È uno di quei piatti che fa bene al corpo e all'anima. Calda e gustosa è anche un ottimo sistema per mangiare un po' di lenticchie, che sono un vero cibo della salute. Andiamo subito a prepararla. Metto sul fuoco una pentola contenente 1 litro di acqua e poi ci metto dentro 2 dadi da brodo vegetale. In questa maniera preparerò il brodo per la zuppa. Poi prendo 2 carote piccole oppure una grande, la pelo e poi le taglio a pezzettini. Stessa cosa faccio per le coste di sedano e poi anche per la cipolla. In questa fase non importa fare dei pezzi tanto piccoli perché poi frulleremo tutto, per cui non perdeteci troppo tempo, ecco. Ho preso una pentola piuttosto capiente, metto sul fondo un bel giro di olio di oliva e poi aggiungo le carote, le cipolle e la costa di sedano. Mentre il soffritto va avanti lentamente, prendo un porro, taglio la coda e la testa, poi levo il primo giro della parte più esterna e quindi anche il porro lo faccio a pezzetti, sempre non di dimensione troppo piccola. Ecco, così è perfetto. Aggiungo anche il porro al soffritto e intanto andiamo un pochino a far cuocere queste verdure. Ecco, prendo 2 pezzi di zucca gialla. Eccoli qua. Come al solito nella zucca la cosa più difficile è levare la buccia. Comincio a farli a pezzi più piccoli e poi con il coltello, sempre facendo molta attenzione a non tagliarsi, levo la buccia dai pezzi. Questo pezzo è più difficoltoso perché ci sono delle scanalature profonde. Il trucco è quello di tagliare la zucca lungo le scanalature in maniera da avere tutti i pezzi di forma convessa. E a questo punto è molto più semplice levare la buccia. Ecco, così in questa maniera. Una volta levata la buccia non resta che fare la zucca a pezzetti, diciamo dei dadini di 1 centimetro o 2 di lato. Come per le altre verdure non è molto importante fare dei pezzi troppo piccoli. Aggiungo la zucca al soffritto delle verdure e poi comincio ad aggiungere il brodo. Inizio con 2 o 3 mestoli e poi giriamo bene. L'importante è non dimenticare il sale, come al solito. Questa zuppa si cuoce incoperchiata perché tanto è del tutto inutile che si asciughi eccessivamente, dovremo soltanto riaggiungere brodo. Dopo un po' di cottura, quando le verdure iniziano a ammorbidirsi, aggiungo le lenticchie. È una confezione da 150 grammi di lenticchie precotte, un altro po' di brodo perché si è asciugato ed ecco qua le nostre lenticchie. Bene, a questo punto non resta che fare andare un po' avanti la nostra zuppa e aspettare che le verdure siano perfettamente cotte. Quando le verdure sono cotte porto la pentola in una posizione più comoda per lavorarci e con il frullatore di immersione inizio a frullare la zuppa. Inizio piano piano perché tende un pochino a schizzare e poi via via che diventa più liquida procedo con maggiore insistenza. Se come in questo caso sembra troppo densa la zuppa aggiungo degli altri mestoli di brodo finché frullandola non ottengo la consistenza giusta. Ecco, così è praticamente pronta. La rimetto sul fuoco per farla bollire un altro po'. Ogni tanto un bel assaggio, soffiando bene perché ovviamente è bollente, e vediamo, sì, direi che a questo punto è proprio giusta. Possiamo spengere e andare in tavola. È il momento di andare in tavola. Mettiamo 3 generose mestolate di zuppa in una scodella e poi l'ingrediente finale che dà quel tocco in più, un bel giro di olio d'oliva. Possibilmente quello fresco dell'anno nuovo che ha un sapore bello pizzichino che si combinerà perfettamente con quello della zucca e delle lenticchie. 2 fette di pane ed ecco qua un piatto perfetto per l'autunno e per l'inverno. Buon appetito! Se questo video ti è stato utile lascia un mi piace, aiuterai altre persone a trovarlo su YouTube. E se ti interessano altre ricette spiegate bene come questa, iscriviti al mio canale e attiva la campanella così potrai seguirmi delle mie curiosità in cucina non appena le pubblicherò qui su YouTube. Ti ringrazio per avermi seguito fin qui e alla prossima, ciao!